Salve a tutti ragazzi, eccoci qui pronti a continuare la nostra avventura su Sherlock Holmes, crimini e punizioni. Entriamo nella porta e guardiamo la scena del delitto. What a terrible way to die. Sì. Che cosa c'è da trovare qua? La mensola. Spazio vuoto sospetto. Esaminiamo. Traccia nella polvere. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Tab, che cos'è che c'è qua adesso? La traccia nella polvere su uno degli scaffali di Care indica che qualcosa è stato rimosso di recente, qualcosa di più grande di un libro, forse una scatola o un piccolo scrigno. Ok, andiamo. Dobbiamo cercare sto coso qua allora. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Di lì abbiamo visto tutto? Ma resiste. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Allora, i registri della nave per gli anni 1878-1884 sono impilati sullo scaffale. Indubbiamente contengono i rapporti della spedizione per la caccia alla balena e alla foca di Black Peter. Non mi serve niente? Nient'altro qua? Mappa. No. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. È una mappa per la caccia alla balena. Bene, allora. Baule di legno. Contenuto. Cosa c'è dentro? Oh, degli stivali. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Qui bisogna andare a provarli là. Alcune prove possono essere usate nelle indagini, saranno indicate con particolari icone. Questo? Ah, quindi posso usarlo. Stivali di Peter Kay sembrano di misura 8. Devo provare a misurare con l'impronta che Old c'è da fuori. navigation instruments. Nothing interesting. Prima, prima voglio finire di vedere qua, poi dopo andremo The fuori. Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Rum. A sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ruota l'oggetto in tutte le direzioni per esaminarlo a fondo e scoprire nuovi particolari. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Oh, cosa c'è dentro? Tabacco. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Cos'è questo? Pipa. E dove me la metto io la pipa?
Non ci ho capito assolutamente niente di sto coso. Anche così si gira. Perfetto. Ah, si uniscono. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Quindi niente? Tabacco. Un portatabacco in pelle di foca si trova sul tavolo nella cabina di Peter, porta le iniziali PC, incise in modo grossolano, opera di un marinaio. Quindi vuol dire che devo chiedere a qualcuno quel simbolo lì? Ma proviamo a vedere. Vediamo il defunto. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey, nato nel 1845, aveva 50 anni, era un audace e affermato cacciatore di foche e balene. È stato al comando della baleniera Sea Unicorn di Dundee durante numerose e fortunate spedizioni. Nel 1884 è andato in pensione, ha lavorato per alcuni anni. Ha trascorso gli ultimi 6 anni di vita a Woodman's Lee. Bene, guardiamo la pozza di sangue. Coltello. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Taccuino. Cosa c'è qua su? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Boh. Ha fatto tutto B. Cosa c'è da fare qua? Trovo una coppia di indizi e collegali che porteranno a una deduzione. Il rosso indica una combinazione di indizi impossibile. Allora, il taccuino e i tentativi di scassinamento. Questa notte bisogna organizzare un'imboscata per verificare se si ripeterà il tentativo di irruzione. Perfetto. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Allora, qui cos'è che c'ho di nuovo? Io andrei a parlare prima di fare l'imboscata. Organizza un'imboscata insieme alle Strayed. Il misterioso intruso potrebbe tornare stanotte per concludere ciò che aveva programmato. Voglio vedere. The murder weapon was probably taken from this rack. Ok, infatti ne manca una. Voglio andare a parlare con la vedova e poi guardare. Allora, prima guardiamo qua le impronte. Ci mettiamo su gli stivali di Carey.
These boots don't match the footprints. Quindi ci vogliono stivali più grossi. Adesso è andato via quello dello stivale. Sì, perfetto. Quindi adesso mi manca da chiedere quelle cose lì. Proviamo a chiedere alla vedova. Così guardiamo se va fuori via qualcosa. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. C'è più. Thank you, madam. Ah, ma ha tirato via tutto lui. Bravo, bravo. Quindi ti consiglio anche cosa fare. Andiamo dall'ispettore Lestrade e guardiamo. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Quindi dobbiamo trovare il posto Mr. dove Holmes? nasconderci. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Dietro la capanna, perfetto. Andiamo dietro la capanna. E non abbiamo neanche visitato questo posto qua. E vabbè, adesso se andiamo. Eccoci qua. This looks like the perfect hiding place. Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Ma anche di qua? Perché altrimenti sto in giro. Oh, guardiamo chi c'è. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes,
It's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. C'è superfluo. Se non era per Holmes, neanche si sarebbero andati lì. Vediamo cosa c'è di nuovo. Tanto che carica. Scotland Yard. Quindi stiamo andando a Scotland Yard. Benissimo. Arrivati. Devo esaminare gli effetti personali di lui là. Qui non dovrebbe esserci molto da fare. Mr. Holmes? Ok. Perfetto. Poliziotto. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Allora, andiamo a vedere gli effetti personali nella evidence room. Che guardiamo dov'è. Allora, questo è staff room. E non ci entro. Perfetto. Questa la evidence room. Benissimo, andiamo nella evidence room. These are the suspect's belongings. Oh, c'è qualcosa. Un anello. From R. Dawson. Da R. Dawson, To my friend il mio amico. and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Allora, indaga sull'omicidio, interroga sospetto a Scotland Yard, esamina gli effetti personali di John Hoplin Illigan, custoditi nella stanza delle prove. Vabbè, però c'è anche questo, abbiamo detto. Che cerca in archivio un pesante anello d'oro con l'iscrizione da R. Dawson al mio amico e socio 1883. Bisogna che andiamo a A cercare anche in... handkerchief with the initials JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Ma quale? Chi lo sa? Oh, questo l'abbiamo completato, quindi adesso dobbiamo solo andare a parlare con lui là. Ci andiamo fino alla sua stanza e poi dopo ci salutiamo. Cosa c'è qua? L'ufficio dell'ispettore Lestrade è chiuso e qui invece è il morgue, quindi niente. Andare di qua. Eccolo là, perfetto. Interrogation room. Mr. Holmes? Io salverei qua quasi quasi. Perfetto. Quindi ci salutiamo, a presto per il prossimo episodio, grazie per la visione, ciao a tutti.